Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle previsioni energetiche più seguite della notte dei tempi, il nostro lui, lei. Facciamogli un applauso, ma soprattutto facciamoci un applauso. Ecco, ragazze mie e ragazzi, benvenuti a tutti, soprattutto alle ragazze nuove. E il mio benvenuto calorosissimo parte con lo studiate, studiate e applicherete. E mentre applicate si manifesta, ok? Tutto, tutto. Quindi, ragazze mie e ragazzi, oggi voglio partire subito. Subito, subito, subito voglio partire. Non vedo vedere che succede a questi i nostri beniamini. E vediamo queste previsioni dal 18 al 24 marzo con l'entrata della primavera del secolo, dei secoli dei secoli. Amen. Cioè, proprio è la primavera del secolo questo, eh? Si iniziano a vedere i germogli del nuovo essere e c'è soltanto bellezza. Dopo tanto studio, dopo tanto studio, c'è solo bellezza. Quindi poi abbiamo questa magnifica luna piena del 25 che va a suggellare proprio la nascita dell'essere, del bellessere. E quindi festeggiamoci. Io quello che vi voglio dire in questa settimana è proprio godiamoci ogni giorno, celebriamo quello che arriva, qualsiasi cosa sia, perché veramente vedrete, vedrete. Intanto già ci credete, dovete solo vedere. Quindi, cosa vi volevo dire altro prima di iniziare? Non mi ricordo più. E vabbè, e sia soltanto entusiasta, io veramente sento un friccichio bellissimo dentro ed è stupendo. Vi volevo dire tante cose, non mi sto ricordando niente, praticamente niente. Vabbè, lo diremo nel mentre, insomma. Quindi, il nostro lui-lei per le ragazze nuove e ragazzi nuovi sono le energie che coesistono dentro di te, maschile e femminile. Quando io parlo delle energie, vedi dove ti ritrovi, nel lui o nel lei a livello fattivo nella 3D, ma comunque sono energie che coesistono all'interno di noi. Lei è l'intuito, quello su cui stiamo lavorando come se non ci fosse un domani ultimamente, e lui la nostra parte attiva, l'azione. Chiamiamola anche razionalità, ma non è corretto dire razionalità. Diciamo più intuisco e faccio, intuisco e faccio, intuisco e faccio affinché i dettami della ragione, della razionalità siano allineati a quelli dell'anima. Perché come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, la ragione, la razionalità è figlia dell'obbedienza e noi dobbiamo obbedire soltanto ai dettami dell'intuito, dobbiamo obbedire soltanto ai dettami dell'anima. Quindi il nostro lui-lei si legge a più livelli, no? Laddove mi viene leggo anche gli altri livelli, altrimenti faccio, come dico sempre alle nostre ragazze, 6 ore di video per leggere tutti i livelli. Lo potrei fare, per carità. Carico mezz'ora di video a blocco, a blocco, a blocco, però noi dobbiamo arrivarci con l'intuito, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io parto subito, rampa di lancio, partiamo subito. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, ci mettiamo con questo avvio di primavera, io voglio metterci le fate. Mettiamoci le nostre fate come oracoli iniziali, questi li spostiamo un attimo. Ecco qua. Li spostiamo un attimo, ci mettiamo le fate. Sì, allora per lui e per lei ci mettiamo le fate inizialmente come oracoli da 18 al 24 marzo, gli albori di questa primavera. Vediamo. Ah, lo dico per le ragazze nuove se no mi dimentico, i miei oracoli lui lei per chi desiderasse acquistarli li metto sempre sotto l'info box in descrizione, ok, così non mi sono dimenticato. Se no mi scrivete sulle mail dove posso acquistare, ok. Allora, vediamo, energia del divino maschile, lui, energia del divino femminile, poi ci mettiamo lo sciamano, vediamo,
Uno sciamano qua e uno sciamano di qua. Pronti, partenza, via! Allora, vediamo come sta il nostro lui, il maschile in questa settimana, l'energia maschile. Come sta in questa settimana? Compleanno, per molti di lui fanno il compleanno in questa settimana. Il compleanno, al di là se fanno il compleanno o meno, ha a che fare con una nascita, no? Con la nascita, la nostra epifania, la nascita dell'essere, quindi si palesa all'esterno la nascita del nuovo essere. Perché si palesa all'esterno? Questo per leggerlo a livelli sottili e più grandi, no? Lui è l'azione. Cos'è quindi che si manifesta? Quello che si manifesta all'esterno per tutte è la nostra nascita. La nascita dell'essere. E io qua ti faccio un applauso, la nascita dell'essere. Quindi noi andiamo a manifestare nelle nostre azioni la nostra nascita. Ok. A livello fattivo, qua può essere che è un compleanno importante, c'è un compleanno importante per lui, per l'energia maschile, può essere anche per te se sei energia femminile, ok? C'è qualcosa di importante rispetto a questo. Vediamo un po'. Il veggente, il veggente. Caspita, allora qua abbiamo un'energia maschile molto, molto, molto avanti in questa settimana. La nascita dell'essere con il veggente mi dice che qua abbiamo un lui che vede oltre. Un lui che vede oltre. Abbiamo un'energia maschile che vede oltre, che può fare anche dei sogni premonitori, che cioè, vedete come l'universo sta battendo sull'energia maschile per farlo proprio risvegliare. Risvegliato a tutti i livelli. Chi si è già svegliato continua a battere la cosa a livello intuitivo, no? Quindi qua abbiamo un lui che è un veggente. Beh, facciamolo un po' più semplice. Cioè che vede oltre, riesce a vedere quello che c'è oltre. Rispetto a cosa? Magari si incontra in un compleanno con una lei e vede oltre quello che viene mostrato. Anche questo è possibile, comunque poi i dettagli li vediamo con i tarocchi. Fatto sta che a livello animico qua abbiamo lui che vede oltre, che riesce a predire anche a volte quello che dovrebbe accadere, quello che può accadere, no? Sulla base di cosa? Delle proprie percezioni. Quindi abbiamo lui molto percettivo in questa settimana, molto sensitivo, molto percettivo. Ok, andiamo a vedere la lei. Autunno. Questa carta mi parla al di là dell'autunno che qualcosa in questa settimana lei farà un raccolto meraviglioso di ricchezza e abbondanza. È possibile che lei abbia seminato in autunno, nell'autunno scorso, un lavoro importante su di sé, abbia anche decretato all'universo un desiderio in particolare e in questa settimana farà il raccolto di ricchezza e abbondanza del suo desiderio. O comunque a livello più sottile questa carta si legge come uno straordinario lavoro che ha fatto lei già dall'autunno scorso, lavoro anche a livello proprio lavoro, lavoro anche nella 3D, denaro, o lavoro spirituale, e farà un raccolto di ricchezza e abbondanza. Ok, vediamo da cosa è accompagnata questa energia, dalla Kundalini accompagnata, dal serpente. Il serpente mi parla di cambio, si cambia pelle. La Kundalini è accesa, energia creativa e sessuale, fortissima. Mi viene da ridere perché già vi vedo. Allora, ragazze mie, qua allora mi viene fortissimo che per il nostro collettivo, per la nostra comunità, voi avete iniziato quest'autunno o in autunno avete fatto un ottimo lavoro su voi stessi e l'avete cominciato, o su voi stessi, cominciato a farlo proprio bene, disciplina e tutto. Il serpente mi parla del cambio di pelle, è proprio la primavera. Il cambio di pelle, cioè l'accensione della Kundalini e quindi molta energia creativa e sessuale, ve lo dico, quindi anche i sensi sopiti si risvegliano come vuole natura, no? Perché siamo in primavera. E cosa ci porta a fare questo? Adesso vi leggo questa parte del lui-lei a livello sottile e più ampio, no? Allora, qua si risveglia la creatività, la sessualità, i sensi. Farete un grande raccolto di ricchezza e abbondanza a livello proprio interiore. Interiore, vi sentirete proprio bene, si cambia pelle, vivete in una nuova pelle. Cosa succede qua? Che farete azioni che
che parlano della vostra magia, della vostra accensione della Kundalini, e nascerete a voi stessa, a voi stessi. Farete azioni che parlano della vostra nuova nascita, farete azioni che parlano di ciò che percepite, di ciò che sentite a livello sensoriale, perché siete accesi all'interno. Wow, e beh, ma io lo sapevo, che sentivo, stavo proprio ballando, guarda. Allora, detto questo, anzi, guarda, io voglio aggiungerci un'altra carta su qua, sulle fate. Un'altra carta per lei, per favore, su quell'autunno. Bambini, bambini, ragazze, qua c'è un nuovo inizio, tutti i bambini sono gli inizi, qua c'è un bambino, qua c'è un bambino. La tua connessione con i bambini è parte dello scopo della tua vita. Ragazze, sarete connessissime alla vostra bambina interiore o bambino interiore. Connessissime. Proprio, che cosa vuol dire questo? Che la vostra bambina interiore finalmente è felice. E che cosa porta a fare la bambina interiore felice? Azioni magiche, il veggente, magiche, dando vita a quella nuova te che è la bambina felice. Ok? Wow, entriamo nel vivo adesso dei due signorini, vediamo un po' cosa ci combinano in questa settimana. Adesso io leggerò l'energia di lui, che può essere un lui di interesse tuo, può essere una donna anche di interesse, una lei da questa parte. Vedete un po' dove vi ritrovate, e poi può anche essere l'energia maschile a prescindere, anche se non ha nessuno, ok? Andiamo a vedere energia attuale del maschile in questa settimana, energia attuale di lui in questa settimana nei confronti di lei, oppure energia a prescindere. Vediamo. Poi adattatela, ragazze mie, no? Ok. E ragazzi, vediamo energia attuale di lui in questa settimana, energia attuale di lui. Qua c'è l'appeso, qua abbiamo un lui probabilmente che con una lei la situazione è ferma, oppure è fermo in amore, perché ci sono altre responsabilità. Quindi qua abbiamo a livello amoroso un'energia ferma, o per le circostanze, l'appeso mi parla anche di circostanze per cui ci si sacrifica, possono essere lavoro, denaro, famiglia, responsabilità, o di una situazione ferma con una lei, ferma, per circostanze o comunque una situazione ferma. Ok. Infatti abbiamo 7 di bastoni, ostacoli, una situazione, abbiamo qua un lui che ha un'energia di fermo nell'amore. Vediamo quali sono i pensieri di lui in questa settimana nei confronti di lei, oppure i pensieri di lui. Più in qua. Quali sono i pensieri di lui in questa settimana? Cosa c'è nella sua mente? C'è un 6 di denari. Io qua vedo un lui che sta pensando di fare le cose fatte bene nel suo quotidiano. Quindi vedo un lui che sta pensando al suo denaro, al lavoro, ma anche di mettere un certo equilibrio laddove c'è una situazione ferma o in pausa con una lei. Quindi io vedo un maschile concentrato a livello mentale nel suo lavoro, nel quotidiano soprattutto, e anche laddove c'è una lei, laddove c'è un fermo con una lei, mettere equilibrio con una lei, fare le cose fatte bene, portare equilibrio con una lei. Qua l'asso di denari è molto concentrato, qua abbiamo un lui su situazioni lavorative che possono essere prioritarie comunque anche. Vediamo cosa ha nel cuore lui. Cosa ha nel cuore lui in questa settimana? Il 2 di denari. Mi parla di un lui che può essere molto occupato in questa settimana su fronti riguardanti, o questa può essere stata già l'energia su fronti riguardanti denaro, lavoro, e quindi oppure avere una pausa o un fermo con qualcuno, perché ci possono essere state due persone nel cuore, e oppure lui che ha dei dubbi nel cuore rispetto a lei vuole portare un equilibrio, al tempo stesso c'è un fermo tra tutti e due. Ok, asso di spade.
qua lui vuole fare chiarezza nei suoi sentimenti. A livello sentimentale c'è un lui che vuole portare in equilibrio il proprio cuore, fare chiarezza nei suoi sentimenti, ci sono delle priorità di natura lavorativa o di responsabilità. Vediamo un po' quale può essere il blocco di lui nei confronti di lei in questa settimana. Il blocco di lui nei confronti di lei. Il diavolo. Il diavolo mi parla di alcune cose magari un po' tossiche che vogliono essere sistemate. Perché il diavolo al blocco mi parla di energia un po' di manipolazione da cui lui vuole uscire, o può aver subito un'energia di manipolazione a livello amoroso e quindi ha un po' di dubbi sul cuore prima di affacciarsi a un nuovo amore. Sto leggendo entrambe le cose, un lui singolo, un lui che sta pensando a una persona, ok? E sì, il diavolo al blocco mi parla di un'energia di... è difficile uscire fuori da una situazione di... può essere stato difficile uscire fuori da una situazione di tossicità. Può vigere ancora questa situazione di tossicità che mi può parlare di manipolazione, di dubbi, alla quale lui però vuole mettere un equilibrio. Poi lo andiamo a chiarire questo diavolo comunque. 8 di bastoni. Vediamo un po'. È come se lui qua vorrebbe parlare, ma non parla ancora perché non ha chiare le sue emozioni. Per alcune. Ok, abbiamo visto la parte interna, no? Sta pensando però di portare un equilibrio, sta cercando di capire come fare, di chiarirsi la parte emozionale da questa energia un po' tossica, un po' manipolativa, anche egoistica, a volte, quindi lui si può dare conto di un'energia egoistica che ha avuto, vuole mettere un equilibrio. Vediamo. Fino adesso abbiamo forti segni del Capricorno, della Bilancia e del Pesci. Vediamo le intenzioni adesso di lui nei confronti di lei o di un femminile o comunque nei confronti dell'altro in questa settimana. Qual è l'energia di lui a livello di intenzioni? Le intenzioni di lui nei confronti di lei. Qua vedo una persona che ci va molto cauta, che pensa moltissimo. Abbiamo l'eremita. Nelle intenzioni sono quelle di andarci cauto, di essere molto cauto. Le intenzioni dell'eremita pensa, no? Le intenzioni sono quelle di andarci molto cauto, di riflettere prima di agire. Vedi 7 di spade, forse ci sono state bugie, menzogne, inganni, una rottura, terze persone, quindi lui ci va cauto. Vediamo un po' le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Le azioni. Qua abbiamo la forza però. Qua abbiamo la forza. La forza mi sta parlando di un'energia, di un lui che sta trovando la forza per fare delle azioni, anche un'energia di recupero, anche trattenendosi da istinti più bassi, no? Comunque poi le andiamo a chiarire. 7 di spade. È come se lui si stesse... Allora, per alcuni si sta mangiando le mani per non chiamare una lei perché c'è una situazione tossica in mezzo. Va bene? È un po' così. Ci va cauto, vorrebbe fare le cose, però la forza mi parla anche delle azioni sue di recuperare qualcosa, di metterci sforzo e impegno nel fare qualcosa. Comunque poi lo andiamo a chiarire. Quindi adesso abbiamo visto un lui, quindi se qua c'è un maschile che non ha nessuno, per esempio, io vedo qua l'energia di un maschile che ha una situazione di blocco dovuta a varie circostanze lavorative o altro, anche magari un capo esigente oppure una persona è molto coinvolto, per esempio un lui single, molto coinvolto nelle faccende quotidiane, lavorative, di situazioni, e quindi ha un po' titubanza qui a livello emozionale, no? Diciamo che le questioni prioritarie sono quelle quotidiane e lavorative in questa settimana. Un lui singolo, per esempio, e tant'è che nell'amore, anche nell'aprirsi al nuovo, ci va molto cauto, avendo però, cercando il coraggio comunque sia di aprirsi al nuovo, ok? Per esempio un maschile singolo. Qua abbiamo anche il segno della Vergine e del Leone. Andiamo a vedere da questa parte.
Allora, energia attuale di lei in questa settimana nei confronti di lui, oppure energia attuale di lei. Energia attuale di lei in questa settimana, energia attuale di lei, attuale. Qua abbiamo il carro, io vedo un'energia femminile molto vincente, molto vincente. Vedo energia femminile fiera di se stessa con il carro, che prende le decisioni per andare avanti, decisioni di un certo spessore, di coraggio per andare avanti, questo al di là se c'è un lui o meno. Vedo una lei molto predisposta all'avanzare nella sua vita, ad avere successo nella sua vita. E nei confronti di lui io vedo una lei, se c'è un lui, vedo una lei predisposta ad avanzare, a prendere le decisioni giuste che portano un avanzamento nei confronti di lui. Qua abbiamo un 4 di coppe, io vedo una lei che può essere stata demotivata o ha avuto un rifiuto da qualcuno, però adesso qua io vedo lei che o può essere stata demotivata o avere aver avuto un rifiuto da qualcuno. Sì, 2 di coppe. Però io vedo adesso lei con l'energia di voler avanzare. Ok, vediamo adesso i pensieri di lei nei confronti di lui, o i pensieri di lei, quali sono i pensieri di lei? Qua c'è un 2 di bastoni, qua c'è una lei che pensa molto, sta pensando a un lui probabilmente a distanza, una lei che osserva molto un lui, forse che è a distanza, o comunque non sono vicini. Io vedo una lei pensare di una lei che osserva molto, una lei che vuole prendere una decisione, una lei che sta cercando la decisione giusta. Se c'è qualcuno, io vedo una lei che osserva molto un lui che a distanza comunque pensa molto a un lui e vuole avanzare con lui. Se non c'è nessuno, io qua vedo una lei che pensa alla scelta migliore della sua vita. Quali sono le scelte migliori della sua vita in questo momento? Ok. Io credo che qua lei può conoscere una persona che sta a distanza, se non c'è nessuno, Vediamo cosa ha nel cuore lei. C'è un 9 di spade, qua io vedo un po' di preoccupazioni nel cuore, o perché c'è un lui a distanza, o perché può conoscere una persona nuova che è a distanza. Un po' di preoccupazioni nel cuore, poi le andiamo a chiarire queste preoccupazioni, un po' di dubbi, preoccupazioni, un po' non saper cosa fare. Forse non saper cosa fare con 2 persone. Vediamo qual è il blocco di lei in questa settimana. Qual è il blocco di lei in questa settimana? 5 di bastoni. 5 di bastoni mi parla di un po' di ostilità con qualcuno. Oppure mi parla, sì, di ostilità con qualcuno. C'è l'energia di ostilità con qualcuno, o di un litigio che c'è potuto essere, o di una lei combattuta a livello amoroso. Se conosce una persona in questa settimana, una lei combattuta, o comunque sia, vedo una lei combattuta a livello amoroso perché ci sono state discussioni, o perché comunque ci possono essere anche preoccupazioni per amici, familiari, altre persone in mezzo, tue o di una persona a cui stai pensando. Vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. Le intenzioni di lei, qua c'è la stella. Le intenzioni di lei sono quelle di realizzare un desiderio con lui. Alcune di lei si possono innamorare in questa settimana, e le vedo preoccupate perché hanno conflitti interni, però si possono innamorare in questa settimana. Altre che hanno una persona in mente, io qua vedo la voglia di sanare delle conflittualità, vedi 6 di spade, mettersi alle spalle una situazione di conflitto, di confusione, mettersi alle spalle anche una confusione relativa a una persona del passato, perché magari arriva una persona nuova, o semplicemente mettersi alle spalle la confusione relativa a cose accadute nel passato con una persona. E quindi qua abbiamo la voglia di sanare queste cose. Ok, forte il segno dell'Acquario e del Cancro. Vediamo le azioni che farà lei questa settimana nei confronti di lui, le azioni che farà lei. Qua lei se la prende con calma, abbiamo una regina di denari, non fa niente di particolare, io vedo una lei molto serena e tranquilla in questa settimana. Qua vedo anche dei lui che si forzano a trattenersi, in caso vorrebbero esplodere verso una lei, vorrebbero fare qualcosa, una lei che
con cui magari c'è stata un'energia tossica. Io vedo che lei vuole sanare queste dinamiche, è possibile che lui si faccia vivo con delle azioni e lei rimane un attimo sulle sue, fermo, fermo. Vuole risolvere anche lei, però al tempo stesso dice ok, facciamo con calma. Ok. Se qua non c'è nessuno da questa parte ancora, ragazzi, io vedo che vi potete innamorare questa settimana. Però è proprio perché vi innamorate di una persona forse che è a distanza o che conoscete però sta fuori. Questa cosa vi può generare un po' di conflittualità interne. Che io vedo preoccupate per qualcosa. Vediamo un po'. Allora, andiamo a vedere adesso l'energia finale di lui nei confronti di lei. Energia finale di lui nei confronti di lei. Sì, abbiamo il re di spade. Qua c'è una persona che prima di fare un'azione si trattiene. Oppure qua c'è una persona più fredda che vuole parlare a una lei, mettere l'equilibrio, ma ci pensa 100.000 volte prima di farlo. Forte il segno dell'acquario, gemelli bilancia. Vedi, qua c'è l'otto di spade, una persona che vuole chiarirsi le idee prima di fare un'azione, perché qua c'è una situazione bloccata per alcune. Invece, se c'è allora in questa settimana l'energia di un maschile che non c'è nessuno, vedo un maschile che ci va cauto in amore, perché ci sono delle priorità di natura economica e lavorativa su cui vuole mettere l'attenzione proprio perché sono di prioritaria importanza, va bene? Anche se ci fosse una lei, io vedo un lui che può entrare una lei in questa settimana o può entrare un lui da questa parte e vedo lui molto concentrato su delle questioni lavorative prioritarie in questa settimana. Ok? Da questa parte, adesso vediamo l'ultima carta di lei, energia finale di lei in questa settimana. Qua abbiamo il matto, ok, qua alla fine lei rispetto delle preoccupazioni si lascia fluire. Qua abbiamo una lei che si lascia fluire rispetto delle preoccupazioni che può avere, vedo una lei che si lascia fluire, vedi, nonostante c'erano dei dubbi, perplessità, si lascia fluire. Quindi, allora, rileggiamo il lui lei al di là se c'è una persona o meno, quindi da qua l'abbiamo già visto. Da questa parte concludo gli ultimi dettagli prima di mettere le specifiche. Qua abbiamo una lei che vuole avanzare nella sua vita e sta pensando molto, forse pensa anche a una persona che è a distanza e ci possono essere un po' di preoccupazione rispetto a questa persona che è a distanza. Oppure non c'è nessuno e quindi rispetto all'amore c'è un po' di essere combattute. Perché? Perché può entrare in questa settimana qualcuno di nuovo, assolutamente sì. Lei ci va nel rispetto all'altra persona, praticamente non fa quasi niente, lascia che sia l'altra persona a fare e piano piano si lascia andare. Ora, vedo una lei molto concentrata anche nell'avere successo nella propria vita personale in questa settimana, con la stella, la regina di denari, i suoi affari, il suo denaro, la sua famiglia. E il matto mi parla di un'energia bellissima che di un punto è a capo, dove lei si lascerà andare, va bene? Ci possono essere un po' di situazioni angoscianti relative a questa Kundalini che si sveglia in questa settimana col serpente, un cambio di pelle, e vedo che lei piano piano comunque si accetta il cambio, va bene, e si lascia andare meravigliosamente vivendo nel qui ed ora. Ok. Qua abbiamo il segno dell'Ariete e Capricorno, Vergine e Toro. Sì. Andiamo a chiarirci le carte adesso. Allora, vediamo. Adesso entriamo nello specifico, ancora di più nello specifico, per chi ha un lui, per chi una lei, va bene? Ecco, qua stanno girando tutte, ok. Vediamo energia attuale di lui nei confronti di lei con l'appeso. Appeso. 9 di spade. Qua c'è un lui molto preoccupato perché c'è un fermo. O c'è un fermo per altri motivi di natura lavorativa ed economica. La situazione non avanza per questi motivi. Ci sono preoccupazioni inerenti a un fermo. Ok. Vediamo i pensieri col 6 denari, i pensieri di lui nei confronti di lei.
Qua vedo un lui col 4 di coppe, io qua vedo un lui che è un po' demotivato a livello di pensieri, ha come priorità il denaro in questa settimana e il lavoro, perché c'è una situazione difficile in ambito lavorativo qui e vedo nei suoi pensieri col 4 di coppe come se avesse poca voglia di aprirsi emozionalmente, perché ci sono queste questioni prioritarie che lo preoccupano molto perché c'è un 9 di spade. Vediamo i due di denari, cosa prova per lei? Due di denari. Però vuole un inizio, c'è l'asso di bastoni. Il suo cuore vuole un inizio, ecco perché sta facendo chiarezza nei suoi sentimenti. Allora, guarda, qua c'è un lui che vuole un inizio con lei assolutamente, c'è molta passione qui. E vuole portare un equilibrio nelle aree della sua vita che non hanno equilibrio, soprattutto denaro e lavoro e altro riguardante la sfera non dell'amore. Tant'è che a livello di pensiero dice devo sistemare prima queste cose, altrimenti mi sento demotivato. E qua c'è un asso di bastoni nel cuore, cioè vuole un inizio con una lei, però ha un po' di dubbi perché queste situazioni qua lo attanagliano molto. Vediamo un po' il diavolo a blocco. C'ha l'impulso, però poi viene frenato, mi spiego che c'è l'eremita. Il diavolo al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei in questa settimana? Il re di coppe, vedi, è come se fosse difficile per lui lasciarsi andare alle proprie emozioni in questa settimana. C'è un impulso a livello di attrazione, di passione, però il re di coppe al blocco è come se non si lascia fluire alle proprie emozioni, non si lascia guidare dalle proprie intuizioni. C'è il diavolo qua, un po' di paura a lasciarsi guidare dalle proprie intuizioni, a lasciarsi andare all'emozione, tant'è che lo vediamo come re di spade, un po' più freddo, no? Mm. Sì, 8 di spade, vedi, è come se c'ha le emozioni bloccate per circostanze difficili. Qua il diavolo ne parla di manipolazione, energia tossica, ok, che lui vuole sanare comunque e che diciamo che non è un buon momento a livello emozionale in questa settimana. Vediamo un po' sull'eremita. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana con l'eremita. L'eremita, le intenzioni di lui nei confronti di lei. Qua c'è la regina di coppe, vedi? Lui ci vuole andare, re, regina di coppe, qua c'è una coppia. Allora, lui, le sue intenzioni sono quelle di essere cauto con lei, regina di coppe. La pensa fino all'inverosimile, eh? Qua c'è un lui che pensa fino all'inverosimile a una lei. E si sta trattenendo, mangiando un po' le mani, vuole fare azioni caute con lei. Vediamo un po' le intenzioni, cioè, capito? Vediamo un po'. Molti di lui sanno che lei gli ha rivendicato il fatto che non si lasciano andare emozionalmente, quindi loro ci vanno cauti cauti prima di fare un'azione. Vediamo questa la forza. La forza, le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana con la forza. E la giustizia. Guarda, qua loro vogliono risolvere qualcosa, loro faranno azioni volte a risolvere qualcosa con lei in questa settimana, eh? Recuperare qualcosa, la forza, recuperare e la giustizia qua mi parla di risoluzione rispetto a tutto quello che è successo, eh? O rispetto a uno stato emotivo un po' down, io vedo che lui ci va cauto verso di lei, va a compiere azioni con la forza che mi parlano di recupero. Con la giustizia mi parla di azioni in equilibrio, giuste, faranno azioni giuste, vogliono fare le cose fatte bene e c'è un recupero su questa cosa. E già te lo dicevo qua. Abbiamo il segno della bilancia, anche cancro, pesce, scorpione. Vediamo energia finale con il re di spade. Energia finale di lui nei confronti di lei, cosa succede alla fine? Il 2 di coppe, certo. E certo, il matto.
e il 9 di denari. Allora qua c'è un lui che vuole lottare per una lei, va bene? Però il 9 di denari al tempo stesso mi dice tutto a suo tempo. Qua io vedo anche per alcuni di lui che si lasciano un'altra relazione alle spalle, la situazione per cui stava bloccata era questa e la situazione tossica di triangolazione potevano essere anche queste. Si lasciano una relazione alle spalle, va bene? E qua c'è il 9 di denari che mi dice adesso piano piano sistemo le cose, però adesso voglio stare nella mia singletudine, però è come se ci sono alcuni lui che risolvono una situazione con un'altra persona per cui la situazione stava bloccata. Nel frattempo che fanno? Fanno azioni di giustizia, cioè si comportano anche bene con una lei con la quale c'erano due persone, ok? Si comportano bene con una lei per cui lei torna ad avere una speranza qua, no? Ok? E gli dicono che si sono lasciati, questo è, ok? Siamo tantissime ragazze, quindi diverse sono le dinamiche. Quindi qua abbiamo lui che lotterà per una connessione a suo tempo, va bene? Nel frattempo in questa settimana sistema delle cose tra lei e lui, ok? Mettiamone due altre da questa parte, su re di spade, infatti cavaliere di denari e il 2 di bastoni. Allora qua ci sono alcuni lui che lasciano una relazione pregressa, va bene? Questa è la settimana in cui molti di lui vedono nel futuro il veggente, nascono a nuova vita e lasciano una relazione pregressa. E che con i loro tempi, cavaliere di denari e il 2 di bastoni, si apre un nuovo cammino nell'amore, va bene? Quindi questa è l'energia di lui. Poi, se alcune di lei stavano aspettando che un lui lasciasse una situazione pregressa, questa è la settimana in cui loro discuteranno con lui perché l'hanno fatto. Ora, qua ci sono invece altri lui che vogliono lottare per una connessione, però secondo i loro tempi. Perché in questa settimana ci sono delle questioni prioritarie di denaro che risolvono, che piano piano questa cosa che gli permette di stare più stabili, gli permette anche di lasciarsi andare piano piano. Nel frattempo in questa settimana fanno azioni di recupero, di giustizia verso delle lei. Se per esempio alcuni di lui conoscono una nuova lei o un nuovo lui in questa settimana, cosa succede? Che conoscono questa persona, non si aprono inizialmente totalmente, ma si aprono poco a poco, fanno le cose fatte bene, va bene? Si apriranno poco a poco, va bene? Adesso andiamo da questa parte. Come vedete sto cercando di fare tutte le variabili, no? Ok. Allora, andiamo a vedere questa parte. Energia attuale del femminile con il carro nei confronti del maschile. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il carro. Qua c'è 3 di coppie, io la vedo festeggiare, stare bene, io la vedo stare benissimo con lui o stare benissimo con degli amici o conoscere una persona a distanza. Io vedo energia femminile che sta molto bene, ok. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui con il 2 di bastoni. Io qua vedo che lei si apre, conosce gente nuova in questa settimana e torna un'energia molto fresca dentro di lei. Per le ragazze o i ragazzi che sono single. Si aprono, conoscono gente nuova, possono conoscere persone a distanza. Vediamo un po' i pensieri di lei con il 2 di bastoni nei confronti di lui. Qua c'è il carro. Molte di lei stanno pensando di avanzare con una persona che sta a distanza o che conosceranno in questa settimana a distanza, o stanno pensando proprio di avanzare. Lo stanno pensando molto a una persona con le quali le vedo molto infervorite, diciamo, ok? Molto, vedi, 3 di bastoni, qua c'è una persona a distanza per molti di lei. Però le vedo felici qua. Vediamo il 9 di spade. Perché nel cuore lei è preoccupata? Perché c'è il 9 di spade? Perché c'è il 9 di spade? Lei cosa prova? I sentimenti di lei nei confronti di lui? Per un incontro che forse non si è potuto dare rispetto a una distanza che c'era, è preoccupata per un incontro, 4 di bastoni, o qualcuno le chiede un incontro e lei è preoccupata, c'è un po' di conflitti interni, se la prende con calma ma alla fine lo accetta questo incontro,
va bene? O è preoccupata, eh, secondo me qua, fammene mettere un'altra sul 9 di spade. 9 di spade, 4 di bastoni, l'asso di spade. Io credo che lei riceva comunicazioni, o lei riceva comunicazioni per un incontro in questa settimana e si preoccupa. Oppure qua, oppure qua è possibile che per una distanza un incontro viene rimandato e lei ha pazienza. Io vedo comunicazioni, vedo delle lei che comunicano anche, hanno un po' paura anche a comunicare la voglia di condividere del tempo con una persona. Però vedo che queste paure vengono poi aggiustate, sanate perché c'è la stella e il matto, no? Mi lascia andare. Fammi vedere questo 5 di bastoni al blocco. 5 di bastoni al blocco. Il blocco di lei nei confronti di lui, 5 di bastoni, 4 di denari. Qua ci sono alcune di lei che hanno un po' di remore ad aprirsi, oppure hanno avuto una discussione con una persona che era testa dura e non si apriva, oppure sono loro che, molte di lei, hanno un po' di remore ad aprirsi. E quindi, capito? Un po' di remore ad aprirsi, lo vediamo anche qua. Vediamo nelle intenzioni con la stella, le intenzioni di lei con la stella in questa settimana. La forza, però lei ha intenzione di recuperare. Lei ha intenzione di trovare il coraggio di sanare delle situazioni o trovare il coraggio per... Lei prende molto coraggio in questa settimana di affrontare una situazione, di aggiustare una situazione, di sanare una situazione. Qua abbiamo il leone, anche di incontrare una persona per sanare e sistemare delle cose. Sì. 2 di bastoni, vedi? E aprire un cammino. Vediamo questa regina di denari. Le azioni che farà lei nei confronti di lui in questa settimana. Le azioni che farà lei. Qua c'è il 9 di denari. Lei se la prende molto con calma. Vedo le intenzioni di recuperare o di sanare se stessa o di sanare un rapporto. Io vedo molte lei concentrate sul loro denaro e lavoro in questa settimana che andrà benissimo. Andrà benissimo in questa settimana. Quindi io vedo molte lei concentrate sul loro lavoro e il loro denaro, possono ricevere comunicazioni da una persona che le manda un po' in tilt, perché non si aprono facilmente, ma alla fine si lasceranno andare. Mm? Ok. Loro non faranno azioni particolarmente, loro non devono fare niente, ci sono molte lei non devono fare niente in questa settimana, se non quello di dedicarsi a loro stesse perché arriva da questa parte la necessità di voler conoscerle, di voler approfondire una conoscenza, di voler sistemare delle cose, ok? Loro vedono non fanno niente, lavorano solo per loro stesse in questa settimana. Vediamo il matto alla fine. Cosa succede alla fine con il matto? Paggio di coppe. Vedi, 5 di bastoni, di nuovo. Il 3 di spade. Allora, qua ci sono alcune di lei che hanno discusso per una terza persona, oppure hanno discusso, una persona gli viene a chiedere scusa e alcuni di loro hanno un po' di astio. Vediamo un po', 2 altre per favore. 3 di bastoni. 5 di spade. Qua c'è, allora, io credo che qua ci sono alcuni piani, alcune lei, rispetto a dei piani che hanno, rimandano, non loro, vengono rimandati alcuni piani rispetto a un incontro, va bene, per una distanza, oppure vedo un'attesa che può generare in lei un po' di preoccupazioni, un po' di ansie, perché già questa cosa gli è già successa. Cosa succede con il matto però? Che alla fine comunque si lasciano andare rispetto alle preoccupazioni che hanno. Questo lasciarsi andare significa che non avranno più preoccupazioni. Va bene? Tante sono le dinamiche in questo caso. Se per esempio vediamo, se abbiamo lui e lei insieme, in questo caso, ok?
Qua abbiamo un lui molto in questa settimana che farà le cose fatte bene con lei, ci pensa tanto, ci va cauto, nonostante possono esserci degli intoppi relativi ad altre situazioni fuori equilibrio, tant'è che queste situazioni fuori equilibrio non gli permettono di esprimersi completamente in modo emozionale, tant'è che abbiamo un lui un po' più ritirato, però alla fine farà azioni giuste nei suoi confronti. Qua abbiamo una lei che non fa niente, aspetta che sia l'altro a fare, nel frattempo gode di se stessa, del suo lavoro, del suo denaro, avendo anche dei successi importanti a livello economico in questa settimana. Mm. Lei può conoscere una persona nuova e questa cosa le può generare un po' di ansia, oppure può avere a che fare con una persona che può essere questo stesso lui qui di cui ho parlato adesso, e gli può avere un po' di ansia perché? Per un incontro, semplicemente perché lei non è disposta ad aprirsi totalmente. Mm. Però alla fine vedo, le riceve delle comunicazioni, riceve qualcosa, però lei vedo che si fa un po' i fatti suoi, nel frattempo si lascia andare piano piano, ovviando al senso di lontananza o di magari lei sta aspettando qualcuno, arriva qualcun altro, anche questo è possibile con queste carte. Mm. Fammi vedere un attimo sul 3 di bastoni e il 5 di spade, perché l'8 di spade, perché è come se ci fosse un blocco sulla distanza che li genera turbamenti interiori, ma sono solo mentali. Quindi ragazze mie, mi raccomando al turbamento mentale, ok? A cui di lei con 9 di coppe qua se la prendono con calma, perché qua stanno bene molto da sole molte di lei, va bene? In lui lei da leggersi a più livelli, quindi in questo caso abbiamo detto sia un lui single sia una lei single che può conoscere gente nuova. Io vedo comunque una lei che nasce a nuova vita e sta molto bene con se stessa in questa settimana, e poi qua vedo un lui che ha un po' di problemi ad aprirsi emozionalmente. Io vedo una lei aperta emozionalmente verso se stessa e vedo un lui che fa fatica ad aprirsi emozionalmente verso l'altro. Ok? Adesso andiamo a vedere. Voglio vedere alla fine. Ci voglio mettere alla fine. Dove stanno le altre carte? Dove stanno? Eccole. Allora, voglio mettere. Anzi, diamoci queste qua. Dove stanno? Eccole. Allora, carta conclusiva, una carta conclusiva su lui in questa settimana nei confronti di lei, carta conclusiva su lui nei confronti di lei. La torre, un cambio arriva. Questa torre mi parla sia di un lui che mette alle spalle una situazione con un'altra persona con cui la situazione stava già male e fa un cambio verso di lei. Vedi 8 di coppe, qua c'è un lui che se ne va da una situazione in questa settimana. O fa un cambio rispetto a lascia andare una situazione che non sussiste più. Vediamo perché la torre. Il re di spade, qua c'è un lui che, di nuovo il re di spade, prende la decisione di fare un cambio nella sua vita. Va bene? Andiamo a vedere carta conclusiva da questa parte di lei nei confronti di lui. Qua abbiamo una regina di coppia, abbiamo una lei che sta aspettando e aspetta il suo, non fa niente, vedo una lei che si lascia fluire le proprie emozioni, vedo una lei che fluisce, che aspetta il suo asso di denari, ok? Vedo una lei che sa attendere, perché è la regina di coppe, perché lei qua ha un 10 di spade, anche lei si è messa alle spalle un passato, ma lei se l'è messa prima di lui. Quindi qua mi arriva una lei che con la regina di coppe attende piacevolmente, mi viene da dire, perché c'è una lei che è molto ricettiva in questa settimana e una lei che va piano perché ha chiuso anche lei una tappa difficile, e vedo entrambi che vanno piano piano l'uno verso l'altra, ok? Sì, vedi regina di bastoni qua sotto, molti di lei vengono a sapere che una persona si è lasciata con un'altra persona. Ok, qua tante regine, sì, qua ci sono delle lei invece che vanno proprio, si lasciano fluire al nuovo, nonostante ci può essere un po' ehm, non si lasciano andare facilmente all'altro fuori da sé, ma fluiscono con le proprie emozioni, mi spiego? Ok. Vediamo adesso cosa ci dicono queste altre. Anzi, ci metto prima i miei oracoli, lui, lei. Allora, vediamo un po' le parole esatte con quella giustizia e la forza che lui dirà a lei in questa settimana.
le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Qua c'è lui che si dà conto di qualcosa, di questa natura qui, e vuole fare un cambio. E farà un cambio in questa settimana. Ok? Sì. Aspetta, io mo con questa carta devo metterci un'altra carta di queste. Un'altra, chi viene dopo il Re di Spade? Il Cavaliere di Denari, sì. La cosa, allora, qua c'è lui che lotterà per una lei. Però ci sono delle questioni per cui fa a poco, anche di denaro e di lavoro che sono prioritari. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa dirà lui a lei. Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Qua c'è un maschile che non ha mai dimenticato un femminile o un'altra persona e le ha potuto dire invece che l'ha dimenticata. Ma non è così, è una bugia. Ok. Ancora, cos'altro le dirà? Abbiamo Kierkegaard qua, una persona che sta pensando fino all'inverosimile a una lei, eh? Qua dice, io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Qua c'è un lui che non può smettere di pensare assolutamente a una lei. Ci va cauto, farà azioni che parlano di giustizia. Se dalle azioni parlano di giustizia mi parla di un cambio con un'altra relazione o un cambio, farà quello per prima e poi va da una lei. Ok? Qua abbiamo un maschile che vuole mettersi alle spalle un passato difficile e aprirsi al nuovo. Se questo nuovo ha a che fare con una stessa persona, però vuole fare punto a capo. Sì. C'è un maschile che si dà conto di amare una lei più di quanto avrebbe mai creduto possibile. Eh sì. Ok. E vediamo un lui qua maschile molto riflessivo prima di fare delle azioni. E fa azioni giuste. Sì. Si tiene a bada ai propri istinti più bassi, non vuole ripetere schemi tossici, non agisce per impulso, sa che sarebbe sbagliato, ci va molto cauto perché ha molto rispetto per una lei. Sì, fammi mettere un'altra carta da questa, che viene dopo il 10 di spade qua la lei oggi, in questa settimana. Il 3 di spade, guarda come stanno tutti e due. Qua c'è un cambio epocale. Qua c'è un cambio epocale. Io credo che molte di lei si aprono proprio alla conoscenza di persone nuove in questa settimana e avranno proprio un recupero di loro stesse. Ci vanno caute con questa persona perché non vogliono incombere in situazioni analoghe al passato, no? Tant'è che hanno un po' di preoccupazioni per degli inviti che possono ricevere. Ci vanno caute per questo motivo. E io credo una lei che sana le sue dipendenze, le sue dinamiche, non apre più al passato, eh? Molte di lei no. Bambini, nuovo inizio. Cioè, non aprono più al passato doloroso, questo è il senso. Ok. Ok, andiamo a vedere adesso, ci mettiamo le carte metaforiche associative che ci piacciono tanto, maschili. Mettiamoci tre maschioni da questa parte, vediamo. Vediamo, allora, vediamo quali sono i lui di questa settimana, mettiamone tre. Quali sono i protagonisti di questa settimana? Vediamo. E abbiamo lui. Abbiamo lui. Qua abbiamo un lui molto riflessivo, che sta fermo, un lui molto riflessivo, abbiamo un lui capelli scuri, occhi neri, pizzetto, un po' barba.
molto riflessivo, un lui che sta là fermo e riflette, un lui che osserva, un lui che osserva molto, un lui con molta dolcezza al tempo stesso, che spesso si maschera di dark, però ha l'oscurità, cioè ha la dolcezza dentro. Mm. Ok, che altro abbiamo in questa settimana? E qua abbiamo un bel signorone, qua abbiamo lui molto che può avere delle cose da fare per cui si veste in modo così elegante in questa settimana. Guarda, qua a livello psicologico io credo che qua abbiamo lui molto riflessivo, che non lascia trasparire qualcosa di importante, tant'è che abbiamo lui che fa un sorrisetto, no? Davanti alla lei o davanti al resto del mondo. Un lui che si mette in ghingheri e non lascia trapelare molto quello che c'è dentro, va bene? Mm. Io qua vedo dei lui impegnati in questa settimana a fare anche delle cene di lavoro. Cene di lavoro, sì. Comunque il succo qual è? Un lui che non lascia trasparire la parte un po' più, anche un lui più adulto, no? La parte un po' più giovane, un po' più pensierosa rispetto ai sentimenti non la lascia trasparire, tant'è che qua abbiamo gli occhi grandi, le sue emozioni, qua abbiamo gli occhi più stretti, piccoli, ok. Vediamo un altro lui in questa settimana, che altro troviamo? E poi abbiamo il torero, vedi l'asso di bastoni qua, qua abbiamo lui e il torero qua. Eh sì, qua abbiamo lui che vuole lottare per una lei, va bene? Vuole lottare per una lei, può avere dei dubbi, può avere anche delle responsabilità familiari e lavorative, ma qua abbiamo il torero con l'asso di bastoni qua, può avere dei dubbi, ma c'è un istinto molto forte a fare delle cose a livello proprio passionale. Mm. Fammi vedere un attimo su queste carte, utilizziamo sempre queste. Mi date tre carte su queste per favore? Adesso sono curiosa di vedere in questo modo. Vediamo, tre carte su queste tre immagini. 5 di coppe, vedi 5 di coppe su questo è una persona pentita. Mm. Sulla seconda 6 di coppe, 5 e 6 che vuole recuperare, una persona pentita che vuole recuperare il torero, l'asso ai denari. Qua c'è una persona pentita che vuole recuperare una connessione, 6 di coppe. Oppure c'è una persona che non se l'è passata bene in amore, però si innamorerà in questa settimana. Mm? Un lui. E qua io vedo un'energia molto passionale con cui può scoccare una scintilla che ne vale la pena con l'asso di denari, eh? Sì. Vedi, qua abbiamo di nuovo il re di spade. Qua c'è un lui che vuole lottare per recuperare una connessione, oltre a quello che vi ho detto. Ho un lui che si può innamorare in questa settimana. Sì. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Sulle lei. Allora, quali tipologie di lei abbiamo in questa settimana? Oh, è saltata, ragazze mie. No, la stella di nuovo abbiamo, guardate. Abbiamo di nuovo una lei che sogna. Qua c'è una lei che si innamora in questa settimana o che è innamorata. Va bene? E alla fine fa le cose con calma, alla fine poi si lascia andare. Qua vedo una lei innamorata anche di un suo ideale. Vedo una lei in contatto con le stelle che tocca le stelle le vanno incontro, la stella è la realizzazione di un sogno, di un desiderio, uno star bene proprio con se stessa, ma ve l'ho anche detto prima. Vediamo ancora energia di lui. Scusami, energia di lei sempre. Quali altre lei abbiamo in questa settimana? Ah, una lei corteggiatissima. Corteggiatemi tutti, tanto non parla nessuno. Per non dire altro. Corteggiatemi tutti, bella. Qua abbiamo una lei sciantosa. Abbiamo una lei con guanti in pizzo, cappellino in pizzo. Sì, vedo una lei più sofisticata rispetto al mondo, no?
Tant'è che qua abbiamo queste due carte che si somigliano un po' anche, no? Come seconde carte, tutte e due col cravattino. Qua io vedo una lei che riceve degli inviti in questa settimana e si lascia corteggiare, con uno sguardo tra il malizioso e il malinconico, no? Un po' così. Ok, mettiamoci una terza. Qua c'è una lei. Comunque sono carte simili, a sequenza. Qua c'è una lei di spalle con l'ombrello e con il vento. Allora, qua c'è una lei che sta pensando in questa settimana di proseguire il suo cammino e lasciare che le foglie cadano. Non fermare niente, non fermare il cambiamento, non fermare il cambiamento, non fermare che il cambiamento, lasciare che il cambiamento avvenga. Una lei che si volta di spalle e dalle spalle a situazioni che non le convengono più. Può avere un po' la malinconia sul viso, ma è qualcosa di passaggio perché è sostenuta dalle stelle. Sì. Infatti vediamo carta finale il matto, si mette alle spalle situazioni di blocchi mentali, eccetera, e si lascia fluire, mi spiego? Infatti questo torero qua le va incontro al torero, un po' così diciamo, ecco. Ok, vediamo adesso di metterci queste altre carte. Allora, vediamo cosa dicono queste altre carte. Lui nei confronti di lei in questa settimana. Uomo bionda, donna bionda. Qua può essere un uomo biondo oppure castano chiaro. Uomo biondo, donna bionda. Mettiamo ancora lui nei confronti di lei. Anello, regalo, ragazzi. Qua c'è un lui che fa un regalo a una lei in questa settimana. E vedi, infatti, questo è qua, anello, regalo. Qua c'è un lui che fa un regalo a una lei in questa settimana. Ancora lui nei confronti di lei. La tua anima gemella non è pronta. Ok, allora qua lui sta pensando di fare un regalo a lei, importante. Lui pensa che lei, una lei non è pronta, va bene? Tant'è che lui si trattiene, quindi stanno parlando di molti di lui che si trattengono nel fare delle cose perché una lei non è pronta. Mm? Oppure lui sta pensando di fare questo, ma ci sono questi blocchi per cui non è pronto ancora, no? Ok. Vediamo un po' lei nei confronti di lui. Mancanza di dolcezza, chakra della gola. Qua è come se alcune di lei non hanno voglia di aprirsi a un lui, va bene? O di aprirsi all'altro, seppur escono, vedo che incontrano amici, te l'ho detto il 4 di denari lì, no? Un po' così. Ancora, incontro mediante un mezzo di telecomunicazione. Qua vedo che chattano, si scrivono in questa settimana. Alcune di lei non sono molto dolci con alcuni lui, magari con altri sì. Vediamo ancora. Ostacoli materiali e finanziari. Infatti te l'ho detto, c'erano dei blocchi. Alcuni di lei aspettano serenamente o comunque hanno delle priorità loro economiche e lavorative oppure ce l'hanno insieme ai loro partner, va bene? Quegli ostacoli materiali e finanziari però si scrivono, loro possono ricevere delle comunicazioni che dicono, come abbiamo detto qua, dei ritardi per un incontro perché ci sono degli ostacoli di natura materiale e finanziaria. Lui nel frattempo sta pensando di regalare un anello per farsi perdonare, un po' così. Diciamo che la vedo un po' così. Ora, sì, per le lei single io qua vedo che hanno la possibilità di incontrare delle persone in questa settimana, assolutamente sì. Le vedo innamorate molte di lei, sia di loro stesse che anche stanno pensando di aprirsi anche mentalmente al nuovo, nonostante un po' di blocchi in un incontro che vedo che le viene proposto. Ok, allora ragazzi miei, mettiamoci le ultime carte. Anzi, ci metto queste. Lui nei confronti di lei in questa settimana. Conoscersi, lui sì.
Lui parlerà con lei in questa settimana, svelare l'una all'altra il sé più nascosto, le confesserà delle cose in questa settimana. Lei. Fattori religiosi. Qua ci possono essere differenze di credenze tra tutti e due. Ok? Ecco perché si parlano. Si parlano. Sì. Vediamo la carta che lega entrambi. Ah, la carta che lega entrambi, fidanzamento. Quindi, ragazze, qua io credo che ci sono delle questioni quotidiane che si vanno a risolvere pian piano in questa settimana. Ci si apre al nuovo e quello che lega entrambi è il fidanzamento e qua abbiamo l'anello regalo. Quindi te l'ho detto, ok, qua c'è, non mi ripeto in tutta la stessa lui lei, comunque ci sono dei lui che si mettono alle spalle il passato, che questo passato può essere un'altra relazione e hanno intenzione di un fidanzamento con una lei. E qua invece se conoscete delle persone nuove, io vedo che alla fine vi lasciate andare pian piano, vi conoscete, certo è che le persone nuove se la devono lavorare con voi la cosa, fattori religiosi, un po' di ostacoli, cioè come se, vediamo se sei all'altezza, intanto io però sogno insieme a te, però poi ti metto alla prova, regina dei denari, non faccio niente, vediamo che fai tu. Alla fine poi mi lascio andare, però qua c'è un'ottima energia, con le carte finali. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non chiedo altro, vi faccio un in bocca al lupo a tutti. Questa primavera porta un fidanzamento, un anello, un regalo. Io vi dico sempre, fidanzatevi con voi stesse e il mondo si fidanzerà con voi, perché è così, no? Ok. Sposatevi con voi stesse e voi stessi, e come già sapete, il mondo vi sposerà. Detto questo, io vi ringrazio, ragazze mie, ragazzi, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.